Siamo nell'antica spezieria del Conservatorio di San Niccolò a Prato. L'ambiente che mi circonda, come potete vedere, è bellissimo, affascinante. Sono qui conservati gli antichi arredi. Queste spezierie avevano una funzione un tempo importantissima, perché servivano per i conventi, ma erano anche aperte al pubblico. Questa poi era molto vicina all'ospedale di Misericordia e Dolce e aveva dunque una funzione straordinaria. Qui, subito dietro, l'Orto dei Semplici. Un tempo i medicamenti erano davvero singolari. Se un medicamento era composto di una pianta, si diceva che era un semplice. Se invece erano più piante, era un composto. Molti farmaci venivano da luoghi lontani, spesso dall'Oriente, e arrivavano in un modo singolare. Dalla Cina, dall'India, venivano inviate foglie, radici, con un contenitore naturale, resistentissimo e leggero, un tronchetto di bambù. Questo modello del tronchetto di bambù è stato poi recepito per il classico vaso da farmacia. Qui ne vediamo uno molto interessante, si chiama albarello. Come è fatto? Vedete un cilindro con due strozzature. E cosa ricorda? Il tronchetto di bambù, proprio perché queste essenze medicinali arrivavano in questi contenitori straordinari. Dunque, in questo luogo noi siamo a contatto con l'antico mondo della farmacia, ma la farmacia non serviva solo per curarsi, serviva anche per rendersi più belli, attraverso profumi, attraverso creme. La base delle creme era generalmente il rizoma del giaggiolo. Nelle campagne venivano coltivati i giaggioli proprio per questo scopo. Si poteva vendere questo rizoma che veniva seccato e macinato ed era alla base della cipria, di pomate. Molto importante per tutte le donne era avere una pelle liscia, bianca, per essere il più possibile seducenti. Ecco altri aspetti del mondo farmaceutico. Questa antica spezieria ce li mostra tutti. Ecco uno strumento qui davanti a me, considerato fondamentale, il mortaio, per poter pestare i prodotti più vari e prepararli in modo che potessero essere consumati. Nel passato tutto questo era strettamente unito alle caratteristiche del corpo umano. Si credeva infatti nella influenza degli astri in modo determinante. Ciascuno ha un segno zodiacale, quindi ciascuno ha una sorta di collegamento perfetto con il cielo. Può avere dunque pietre favorevoli. Ancora oggi leggiamo nei nostri oroscopi che abbiamo come pietra favorevole un topazio, un'ametista, un turchese, ma noi al massimo possiamo utilizzare questi come amuleti, come oggetti ornamentali. Nel passato invece si macinavano, ecco l'importanza del mortaio. Si macinavano queste pietre e venivano consigliate soprattutto per pazienti illustri, molto ricchi. Il povero Lorenzo dei Medici fu curato per la sua gotta proprio con pietre macinate. E ai tanti cristalli che aveva nelle articolazioni si aggiunsero nello stomaco tanti cristalli, fino al punto che morì.
Ecco dunque un esempio concreto dell'uso di questo magnifico mortaio che noi qui vediamo frantumare non solo essenze naturali, vegetali, ma persino pietre che venivano consigliate a ricchi pazienti.